Bentornati in Andalusia, Spagna, con la BMW F900R, la sorella naked della crossover XR che abbiamo provato nel video precedente. Eccoci qua, sulla stessa strada, più o meno lo stesso percorso, ma l'abbiamo fatto al contrario, per verificare come si comporta in declinazione naked la nuova piattaforma bicilindrica parallela di BMW. Quindi, come al solito, vi faccio vedere la 900R e poi dopo vi racconto dalla sella come va. Se conoscete la Naked BMW di media cilindrata, la bicilindrica parallela, dimenticatevela perché rispetto alla precedente 800, su questa 900 non è rimasto praticamente niente. Fin dal primo colpo d'occhio si vede come sia una moto completamente diversa. Stavolta a partire dal gruppo ottico, che è virtualmente identico, ma anche le forme del serbatoio, in generale le proporzioni, il parafango e diversi altri dettagli si richiamano nettamente alla 1250R Boxer. Che cosa cambia? Naturalmente tutto, però nello specifico il motore, che è un bicilindrico parallelo che sfiora quei 900 cm3 che le danno il nome, bicilindrico parallelo fasato però a 270 gradi per dare un'erogazione molto più, pulsante, più simile a quella di un bicilindrico AV. 4 valvole per cilindro, bialbero, 105 cavalli di potenza massima e 92 Nm, comunque con un'erogazione anche in questo caso molto favorevole, perché rimane praticamente sempre sopra gli 87 Nm dai 4.000 agli 8.000 giri. 2 contralberi per smorzare le vibrazioni e quindi questo ve l'anticipo, non vibra assolutamente per niente. Lo stesso motore di fatto che c'è sulla 900 XR. Anche lei è disponibile in versione depotenziata per la guida con patente A2. Quindi cosa significa? 95 cavalli depotenziabili a 48 e riportabili a 95, ma non avrete mai la versione a potenza piena da 105 cavalli. La ciclistica conta su una bella forcella non regolabile, steli nettamente più robusti rispetto a quelli della 800, si vede, si percepisce anche visivamente, pinza Brembo ad attacco radiale, 4 pistoncini dietro un monoammortizzatore, normalmente regolabile nel precarico. Nel mio caso, avendo un allestimento full optional qui, trovate il controllo semiattivo ESA solo al posteriore, quindi variazione dell'idraulica in tempo reale, precarico statico. Dietro troviamo un disco singolo, naturalmente con ABS. Tutto il resto è quello che troviamo anche sulla 900 XR, al netto naturalmente della protezione aerodinamica. Qui siamo su una naked completamente nuda, cambia un po' la posizione di guida. Le pedane si spostano verso l'alto e all'indietro di 45 mm, quindi una posizione un po' più sportiva, più caricata sull'avantreno. A questo punto passiamo naturalmente al ponte di comando. Trovate i blocchetti, come vedete una full optional, quindi troviamo il controllo delle sospensioni dell'ESA al posteriore, il cruise control. Vedete manopole riscaldate che servono assolutamente perché, come vedete, il tempo è cambiato, qualche goccia di pioggia, freschino, siamo sugli 11 gradi su una naked. Le manopole riscaldate aiutano. Cruscotto, il bellissimo TFT da 6,5 pollici che ormai è standard praticamente su tutte le BMW, è lo stesso che trovate sulle 1000 e sulle 1250 Boxer. Completissimo, dispone di tutte le informazioni che potete desiderare sulla vostra moto, quindi vi scorro rapidamente tutto quanto. Difficile immaginarsi qualcosa di più completo, e in più trovate anche il meraviglioso giocattolo della visualizzazione sport, che vi permette di vedere quanto avete piegato, quanto è intervenuto il controllo di trazione, quanto avete frenato e quant'altro. Contagiri in primo piano, come si addice a una visualizzazione sportiva. Riding mode dynamic, perché qui di serie ce n'è 2, ma qua avete anche la Dynamic e Dynamic Pro, che sono ancora più sportivo rispetto ai due Rain e Road. Parliamo della Dynamic naturalmente, e la Dynamic Pro è configurabile dall'utente mescolando come volete la risposta all'acceleratore e quant'altro. Il prezzo si attesta a 8.950 euro per la versione standard. Naturalmente sale se desiderate tutti gli option, tutti i gadget che ci sono qua sopra. Per questo momento una quotazione estremamente competitiva, anzi più bassa di diverse concorrenti più frazionate. Cerchiamo adesso di capire, saliamo in sella, vi porto su per questa strada e cerchiamo, ripeto, di capire se ne vale davvero la pena, se è all'altezza della concorrenza, se ha quello che le serve per entrare in uno dei segmenti più competitivi di tutto il mercato, perché tutte le case hanno una proposta in questa fascia, fra i 700 e i 900 cm3 naked dai 2 ai 4 cilindri. Saliamo in sella e vediamo. Bene ragazzi, eccoci finalmente in sella alla F900R. La sorellina naked della crossover XR che vi abbiamo presentato nel video di ieri. Intanto comincio come al solito invitandovi
a iscrivervi al nostro canale se vi interessano le moto e tutto quello di cui parliamo, a mettere un like al video se vi piace, mettetelo adesso sulla fiducia, magari se non vi piace mettete il pollice verso, e vi promettiamo di cercare di imparare dai nostri errori. La posizione in sella è piacevole, quella tipica di una naked, manubrio non troppo ribassato, quindi posizione di guida relativamente comoda. Ecco, un appunto, io la sto provando con la sella alta, che è un optional gratuito, la potete ordinare direttamente così. Mi trovo molto bene, sinceramente la sella standard ve la consiglio solo se non superate il 1,70 m, altrimenti vi ritrovate con le ginocchia un pochino troppo piegate, così la posizione è quella giusta per una naked. Bello il colpo d'occhio, naturalmente come vi ho fatto vedere prima la moto è allestita full optional, quindi i blocchetti sono belli ricchi, c'è tutto quello che serve. Naturalmente il prezzo sale un pochino, ma d'altra parte la dotazione è quella delle migliori della categoria. Il motore, come sulla sorella, è molto piacevole, estremamente ampia l'erogazione, è molto fluido sotto. Io la sto usando in road adesso perché non so se potete vederlo, ma la strada è umida, è caduta un pochino di pioggia. La rain per queste condizioni è un pochino troppo, come dire, diluita sotto, e la Dynamic anche in condizioni di asfalto perfetto è molto divertente, ma a mio modo di vedere un pochino meno redditizia. Il motore tira bene, ha un gran bel rumore perché è un bicilindrico parallelo, ma è fasato a 270 gradi, quindi suona come una V. Il cambio è ottimo su tutte quelle che ho provato, gran bel tiro, erogazione molto distesa, ve l'ho detto. Adesso se trovo un rettilineo appena lungo provo a farvi sentire il rumore del motore, non so se lo percepite qua dentro il casco. Ok, davvero gustoso, soprattutto non vibra perché ci sono due contralberi in alto che eliminano tutte le vibrazioni tipiche di un bicilindrico parallelo. Della ciclistica cosa dire? È esattamente quella che mi aspettavo dopo aver provato l'XR, cioè equilibrata, armonica sulle prestazioni del motore. Qui la spinta c'è, ma la ciclistica gestisce bene, i freni sono davvero ottimi per modulabilità, per potenza e quant'altro. L'inserimento bello, rotondo, piacevole, ma dipende molto dalla gomma che montate. Naturalmente in questo caso è con la Bridgestone, ma come tutte le BMW può uscire con 3 tipi di gommatura, dipende che cosa vi capita. Mi piace molto la forcella, non è regolabile ma la trovo tarata veramente molto bene, ottima la comunicativa. Sul monoammortizzatore ho naturalmente l'ESA, essendo un full optional. Io lo sto usando in road, in Dynamic diventa molto rigida, probabilmente adatta ad asfalti un pochino meno ondulati di questo. Guardate, proviamo per il gusto di, tanto basta premere un pulsante, è il bello dell'ESA. Allora il cambio di sostegno dal posteriore si avverte immediatamente, il monoammortizzatore si irrigidisce e in effetti si ha un ingresso in curva nettamente più svelto e un po' più di sostegno in tenuta della traiettoria, si gira meglio. E scusatemi questa piccola divagazione al di là dei limiti di velocità, però appunto volevo farvi sentire il motore e soprattutto il quick shifter, molto bello in innesti in scalata. Allora, protezione aerodinamica ovviamente pari a 0, d'altra parte siamo appunto su una naked, quindi non ci si può aspettare di meglio. Posso dirvi che nel piccolo tragitto autostradale per arrivare fin qua i 140, 130, 140, insomma stando attorno al limite, la pressione aerodinamica è ampiamente sopportabile.
certo si prende un po' d'aria anche nel petto e sullo stomaco. Come vi ho detto nella descrizione statica, il segmento è popolatissimo, diciamo che c'è qualcosa veramente per tutti i gusti. Quello che posso dirvi è, naturalmente non posso consigliarvi una moto piuttosto che un'altra, ma solo darvi gli elementi per sceglierla. Quello che posso dirvi è che questa F900R ha tutto quello che serve, tutte le carte in regola per giocarsela con le migliori della categoria. Poi sta a voi, a seconda dei vostri gusti, scegliere quella più adatta alla vostra preferenza, al vostro stile di guida. Provatela, arriva nelle concessionarie proprio in questo periodo, fra un paio di settimane. Sicuramente il concessionario avrà qualche dimostrativa, quindi mettiamola così, il mio consiglio come sempre è quello di provarla, perché si comporta molto bene, non c'è nessun motivo per non farsela piacere. Ancora una volta complimenti a BMW, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al nostro canale, fateci sapere nei commenti cosa volete sapere e nei limiti del possibile cercheremo di rispondervi. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video con l'ammiraglia S1000 XR BMW, però per quello purtroppo ci sarà da aspettare il 2 di marzo. Appuntamento ad allora. Ciao a tutti!